Nel precedente video abbiamo visto come installare LM Studio, però come hai visto consuma molta RAM. Oggi lo mettiamo a confronto con Ollama, spesso molto più performante e veloce. Vedremo come installare Ollama nel nostro caso su Windows, vedremo come installarlo sia nella versione CLI, quindi via prompt, ed anche in modalità chat, stile ChatGPT. Dopo aver configurato tutto passo dopo passo con gli stessi modelli e le stesse condizioni, infine metteremo a confronto LM Studio e Ollama sia in versione CLI che Graphic Interface per capire quale dei due è più performante e soprattutto quale restituisce le risposte migliori. Iniziamo. Adesso vedremo come scaricare Ollama, il nostro primo contendente. Andiamo su ollama.com, clicco su download e qui ci propone i 3 sistemi operativi. Nel mio caso scelgo Windows. Quindi clicco su download, quindi l'installazione è la classica, viene scaricato un .exe, ci clicco sopra, avanti e l'abbiamo installato. Questa è l'interfaccia grafica, ma attenzione, non la utilizzate perché questa è la versione cloud, come vedete la nuvoletta, e questa è a pagamento. Noi invece andremo ad utilizzare quella che gira in background sul nostro PC. Quindi per vedere se l'installazione è andata a buon fine clicchiamo localhost porta 11434 ed ecco qui che ci dice Ollama is running. Possiamo fare un'ulteriore verifica, andiamo, apriamo il command prompt da dove lavoreremo e scriviamo semplicemente Ollama. Lui riconosce il comando e ci dice poi quali sono le varie opzioni, ma nel nostro caso ci serviva solo come ulteriore verifica. Adesso è importante, dobbiamo scaricare un modello, quindi torniamo su ollama.com, andiamo su models e qui ne abbiamo centinaia. Quindi potete decidere quello che volete. Nel caso nostro sceglieremo DeepSeek, facciamo una prova che è molto potente, è quello cinese, e ovviamente questi che vedete sono i parametri qui in alto, 7 billions, 8 billions, nel mio caso sceglierò uno da 7 billions, è molto legato a quanto è potente la vostra macchina, il vostro PC. Qui sotto abbiamo tutti i comandi per l'installazione, quindi vado a scegliere questo qua, il 7 billions, quindi mi copio il comando e lo vado ad incollare nel command che abbiamo visto sul nostro PC, quindi recupero il command prompt, incolliamo Ollama run il nome del modello e vedete lui fa il pulling dal sito di Ollama e alla fine l'ha scaricato. Vediamo se funziona, gli dico ciao e questo è lui che mi risponde, come vedete in versione testuale. Bene, adesso passiamo al primo esempio, vediamo come se la cavano. Qui con il comando Ollama list appunto vediamo il modello, quindi farò Ollama run per lanciarlo. Attendiamo la fine del caricamento. Bene, adesso andiamo ad analizzare il prompt che passeremo ad entrambi. Do in input 2 numeri, gli dico di restituire la percentuale di variazione tra il primo e il secondo, gestire la divisione per 0 e dare una breve descrizione del JavaScript che creerà. Quindi adesso li faccio partire in contemporanea, o quantomeno ci provo, ed ecco che sono partiti. Vedete che LM Studio risulta molto più lento a parità di modello utilizzato tra entrambi. E molto veloce Ollama, quindi questo è quello che che voglio farvi vedere, voglio dimostrare il fatto che l'interfaccia grafica va a pesantire molto la velocità di risposta dei modelli. Diciamo, questa è una delle caratteristiche che influiscono negativamente. Quindi vediamo che praticamente ha quasi finito, ci ha creato una nostra bella funzione che poi andremo a confrontare con quella che produrrà LM Studio ed ecco qui, ci ha impiegato 2 minuti. Quindi questo è il risultato, vedete ha fatto una funzione abbastanza pulita e vediamo LM Studio invece sta continuando nel suo percorso di creazione, sta ancora nella fase di thinking e andando, ecco qui 4 minuti, andando
a velocizzare il raggiungimento del risultato. Adesso confrontiamo velocemente le due funzioni. Ollama è stato quello che ha impiegato meno tempo, quindi come sappiamo solamente 2 minuti, ma in realtà la funzione migliore è quella che ha creato LM Studio. E voi vi chiederete, come mai a parità di modello la risposta è diversa? Ma un modello non risponde da solo, risponde dentro un sistema di vincoli. LM Studio lo costringe a essere più prudente, più matematico, più lento. Ollama gli lascia più libertà, ma è più veloce, ma anche più superficiale. Quindi non è una gara tra modelli, è una gara tra setup di inferenza. Passiamo all'installazione di Docker, andiamo su docker.com, sotto pricing e scegliamo la versione gratuita. Ci registriamo come vogliamo, io ho scelto Google e questo è il pannello iniziale dove noi facciamo go to download, scegliamo su quale sistema operativo, in questo caso scelgo Windows e ancora Docker Desktop Windows. Seguiamo tutta la fase di installazione. Ma a che cosa serve Docker? Docker praticamente ci permette di far girare delle istanze Linux su un sistema operativo che può essere Windows o Mac. È come avviare un mini PC virtuale ma leggero e veloce. Quindi per far girare la web interface di Ollama abbiamo bisogno di Docker. Bene, dopo aver installato Docker e aver fatto login, adesso andiamo a scaricare l'interfaccia grafica come vi avevo detto prima. Questo andiamo sotto GitHub e scendiamo. Qui ci dà tutte le informazioni in merito all'interfaccia. Ok, scendiamo leggermente. Qui vedete che abbiamo tutte le varie opzioni con i comandi da dare per l'installazione. Io scelgo questo perché ovviamente ho una graphics CPU, quindi copio. Quindi a questo punto apriamo l'interfaccia, lo incolliamo, vedete. Docker, mi raccomando, deve essere attivo. Qui ci sta dicendo che risponderà, vedete, sulla porta 8080 e do invio. Unable to find it locally. Quindi adesso dice non l'ha trovata localmente, la sta scaricando. Ok, a questo punto apriamo Docker, clicchiamo in alto a sinistra su Containers e qui vediamo un'immagine che abbiamo appena scaricato. Qui abbiamo sotto image il nome dell'immagine ed in fondo abbiamo le porte, la 3000 che è quella locale e la 8080 che è TCP. Cliccando lì sulla piccola iconcina accediamo alla pagina web della nostra console grafica di Ollama. Al primo accesso ci dobbiamo registrare e verrà creato un account amministratore con il quale poi andremo a gestire anche le altre utenze che in futuro andremo a creare. A questo punto inserisco la mia mail ed ecco che siamo dentro. Rimpiccioliamo, a questo punto facciamo ok ed eccoci qui che siamo nella nostra interfaccia e come vedete lui si è accorto e ha trovato già il modello predefinito. Adesso che abbiamo la nostra interfaccia come se fosse ChatGPT, gli possiamo chiedere qual è la capitale della Francia ed ecco che ci ha risposto correttamente Parigi. Adesso passiamo al prossimo confronto. Adesso facciamo un confronto diretto come prima, stesso modello, stesso prompt, ma questa volta come vedete e avrete capito stiamo utilizzando la versione di Ollama grafica. Quindi vediamo con lo stesso prompt, gli chiediamo di generare i primi 20 numeri della sequenza di Fibonacci e di darci una spiegazione in 3 frasi. Quindi partiamo con entrambi e vediamo come si comportano. Vedete che sono partiti entrambi da zero. LM Studio ha già finito, mentre Ollama sta ancora lavorando. Però avete visto adesso Ollama che lavora con l'interfaccia grafica come lo sta facendo LM Studio, è molto più lento rispetto a prima. Però io vi vorrei far notare una cosa, che in verità Ollama ha sbagliato, perché il numero 17 non è il 985 ma è 987 come ha scritto giustamente LM Studio. Quindi vedete, stesso modello, risultati quasi simili, ma c'è stato un errore. Quindi diciamo che il controllo, la verifica va sempre fatta. Quindi in questo caso il vincitore è LM Studio, è stato più veloce, è stato più preciso. La qualità non è solo numeri giusti, è rispettare ciò che gli hai chiesto.
Adesso vediamo una tabella che riassume tutto. Questa tabella ci dice che da prompt sei più veloce perché non hai overhead. Con la graphic interface perdi un po' di performance ma guadagni controllo sull'output. E il punto chiave è questo: gli errori silenziosi esistono in entrambi i casi. Ma la differenza la fa quanto velocemente te ne accorgi. Bene, spero che questo tour di Ollama CLI e LM Studio ti sia stato utile. Fammi sapere se già li utilizzavi o eventualmente quale deciderai di utilizzare. Scrivi nei commenti se sei interessato che io approfondisca ad altri tutorial. Mi fa piacere se ti iscrivi e metti un like, grazie.